Per iniziare avremo bisogno di un filato tipo ciniglia, di un uncinetto numero 4,5, un po' di imbottitura, le nostre forbicine e ovviamente i 2 occhietti con la relativa chiusura. Iniziamo subito. Partiamo quindi dalla base. Facciamo la nostra asolina, tiro, non troppo in modo da riuscire a lavorare bene, faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, chiudo con una maglia bassissima nella prima, dopodiché faccio una catenella, entro nell'anello e faccio 10 maglie basse dentro l'anello, quindi 2, 3, ovviamente la prima catenella vale come prima maglia bassa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella fatta, in questo modo. Tiro un po' per chiudere bene, ok. Ora faccio una catenella e vado a fare 2 maglie basse in ciascuno dei punti che ho fatto precedentemente. Quindi è sostanzialmente un giro di aumenti. Chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella, faccio una catenella e di nuovo un aumento. Nella maglia successiva faccio una maglia bassa, in quella successiva faccio 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi alterniamo tutto il giro con una maglia bassa e un aumento fino alla fine. Chiudo con una maglia bassissima nella catenella che ho fatto all'inizio. Faccio una catenella e ora semplicemente dovrò fare delle maglie basse sopra ogni maglia bassa per 5 righe. Quindi faccio tutto il giro, arrivo alla fine, chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella, inizio la seconda riga e faccio una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, così per 5 volte. Se volete potete aiutarvi anche con l'uso del segnapunto, anche se comunque si vede quando inizia a salire il lavoro. Chiudo con una maglia bassa, faccio una catenella e di nuovo maglie basse, così fino a quando non avrò 5 righe di maglie basse sempre uguali. Una volta arrivate alla fine delle nostre 5 righe, posso tagliare e procedere con l'altra metà.
Quindi chiudo in questo modo e procedo col fondo. Per fare il fondo facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto per l'avvio della cupola. Semplicemente non faremo le 5 righe di maglie basse tutte uguali. Quindi dobbiamo fare un disco. 1, 2, 3, 4 catenelle, chiudo con una maglia bassissima all'inizio, una catenella, 10 maglie basse dentro all'anello che si è creato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto. Faccio una catenella, andiamo a fare 2 maglie basse sopra ogni maglia che ho fatto, quindi un giro tutto di aumenti. In questo modo fino alla fine. Chiudo con la maglia bassissima, faccio una catenella, un'altra maglia bassa nello stesso punto, una maglia bassa nella maglia successiva, un aumento nella maglia successiva, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa singola e di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto, così per tutto il giro. A questo punto, una volta chiuso con la maglia bassissima, prendiamo la nostra cupola, mettiamo gli occhietti nella terza riga dal basso, quindi 1 e lo fermiamo, in questo modo, e poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e mettiamo l'altro occhietto e lo fermiamo in questo modo. Ora prendiamo la nostra base, entriamo dentro tutti i fili così li nascondiamo, entriamo dentro alla maglia della cupola, tiro fuori il filo e procedo in questo modo, in modo che tutte le maglie entrino ovviamente dovremmo fare questa operazione, si può fare sia con l'uncinetto che con l'ago, è indifferente. Lo facciamo con la maglia bassissima o con la maglia bassa. In questo modo, in questo momento io sto usando la maglia bassa.
Una volta che siamo arrivati quasi alla fine, possiamo iniziare a mettere l'imbottitura. Quindi prendo un po' di imbottitura e do un po' la forma con le mani e la infilo dentro al mio pupazzetto in questo modo. Mettiamo ancora un pochino in modo che sia ben pieno. Ecco qua. Riprendo e vado spingendo in dentro l'imbottitura a chiudere definitivamente il pupazzetto. Questa parte qua è quella un po' più difficile perché ovviamente c'è l'imbottitura che tiene tutto molto teso e quindi fare il punto è un po' più duro, un po' più difficile. Infatti prima se lavoravamo con tutte e due insieme, in questo momento viene più facile entrare prima nella prima maglia e poi nella seconda, in modo da riuscire ad avere lo spazio per tenere in tensione il filo. Ok, siamo arrivati all'ultimo punto. Chiudo con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare i tentacolini, quindi 2 catenelle e 5 maglie alte nello stesso punto, calcolando che le 2 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Quindi 4 e 5. Salto una maglia di base e nella successiva faccio 5 maglie alte nello stesso punto. Tre, 4 e 5. Di nuovo carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva vado a fare 5 maglie alte. Procedo così per tutto il giro. Una volta finito il giro, chiudo con una maglia bassissima nella catenella, nella seconda catenella che ho realizzato, in questo modo. A questo punto taglio il filo, chiudo e per nascondere un po' questa punta qua tiro la codina verso il basso e nel frattempo la nascondo in questo modo. Fino alla fine. Una volta arrivati qua si entra da qua, si entra nella stessa, prima la si fa arrivare al livello della cupola, dopo di qua si entra nella cupola, si esce nello stesso punto in cui dove siamo arrivati con la codina e la si tira in fuori in questo modo.
scusate che l'ho persa. In questo modo. Dopodiché possiamo tagliare definitivamente il filo. Con l'uncinetto sistemiamo un po' in modo che non si veda, in questo modo, ed ecco qua abbiamo fatto il nostro piccolo amico. Grazie per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video. Grazie e ciao!